Benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, sono Davide Bresquar dei Scambi Culturali e sono qui insieme a Louise del Canterbury College di Melbourne. Welcome. Except we're Sorry, in Brisbane. Scusatemi, l'emozione della prima volta. Grazie per essere collegati qui con noi oggi. Parleremo appunto di questa scuola, che è una bellissima scuola, dotata di tantissime strutture, sia dal punto di vista sportivo che artistico, e soprattutto anche con un bel programma tecnico e scientifico. Abbiamo visto i laboratori tecnici proprio 2 minuti fa e metteremo anche qui in diretta il link per vedere le strutture e i laboratori di questa bellissima scuola, i campi sportivi, le attività artistiche che si possono fare. Io parlerò adesso un pochino in inglese con Louise, perché ovviamente quello che ci vuole raccontare è un pochino della scuola. So Louise, I just gave a very brief presentation about your school. I want to, just to mention what we've just seen here. So I would like you to talk about a little bit about the school, and then I would translate for people so that, so just give us, a flair and understanding of why should people, Italians, join you and come to study in Australia. Well, first of all, Australia is a wonderful country. We are a long way from Italy, but we have so much going for us. We have a very multicultural society and we welcome visitors from all over the world. Ovviamente mi dice che è un paese multiculturale, che ha veramente moltissimo da scoprire e da offrire, un paese cosmopolita, quindi è un paese da scoprire. L'Australia è posizionata molto bene in Italia, non c'è niente da dire, c'è anche una grossa comunità di italiani, ma sicuramente questo è un motivo per venire in Italia. So, what is your experience so far with Italians? Can you tell us about, we sent a couple of students already to you, to Melbourne, and to Brisbane, sorry, just skip this one, to Brisbane. We absolutely love having the Italians visit and the European students visit, because they understand the Australian way of life. They are very mature, very sophisticated, and they make friends easily, and they settle into our curriculum and our Australian way of life very easily. Ecco, uno degli aspetti che Louise ci sta menzionando è gli studenti che sono venuti in Australia si sono integrati molto bene, gli è piaciuto molto venire a Brisbane perché hanno scoperto questo modo di vivere australiano che è molto rilassato rispetto al nostro. C'è anche un bellissimo rapporto fra gli studenti e i docenti, è un rapporto diciamo paritario e un'integrazione molto bella. So can you tell us something about the curriculum, the type, what you mentioned, liberal arts and sports and STEM, what we were talking about just a few moments ago. Okay, our school motto is the better prepared, the stronger. And so the better prepared, the stronger. Quindi meglio preparati, quanto più preparati, tanto più siete forti nella vostra carriera. Okay, so that means that we wish to prepare all of our students for their future, and that is by giving them an experience in a huge variety of activities on the campus, so they can experience many... Scusate, abbiamo anche i lavori in corso qui, ma è solo un rumore. It's just some workers around the corner. Okay, all right. So giving the students an opportunity to experience a range of activities so that they can make an informed decision about their own future and their career. Ok, quindi l'importante per il college è dare una preparazione che sia comprendere quelli che sono i propri talenti e le proprie capacità, in modo che poi possano fare una scelta informata, un informed decision, ci ha appena detto, quindi una scelta informata per poi poter scegliere quello che sarà il loro percorso successivo, il percorso universitario o anche solo di specializzazione di 2 anni post diploma, in modo che possano accedere ad un lavoro, una carriera che sia di loro gradimento. Some of those activities that students can experience are technology, science, engineering, rural studies, sports. We have 6 sports fields on our campus, as well as 2 indoor sports centres, a performing arts academy. We have... Do you want to translate? Yeah, il focus è appunto su quello che ha citato, liberal arts, e quindi tutta la possibilità di fare arte a vari livelli. La cosa molto bella nelle scuole straniere, soprattutto in Australia, è di avere degli studi artistici dove i ragazzi possono
suonare gli strumenti, dove possono cantare, dove possono ballare. Alcuni corsi addirittura sono, come dire, in base alla selezione, bisogna avere un portfolio, per esempio, per accedere alle lezioni di chitarra o di alcuni strumenti, un portfolio già precedente. Poi lo stesso per danza e per un percorso artistico di questo tipo. C'è poi tutta la parte degli sport, dove hanno 6 tipi di sport. You mentioned 6 sports. Can you tell us which sports you can do on campus? Sure. Well, there's all sorts of football, soccer, AFL, rugby union, touch football for the girls. We have beach volleyball. We have athletics tracks. Other sports are tennis, netball, basketball. Just trying to list them all off in my head. Futsal is another one. Futsal? Futsal. Ah, futsal è il futsal che voi sapete in Italia sta prendendo piede, perché praticamente fu vinto, no, quello in Spagna, quindi il calcetto che si fa, il tiki-taka, insomma, che si impara in Spagna, il Brasile, che ha portato a essere le squadre brasiliane e spagnole così forti proprio perché fanno il futsal, che sta prendendo piede anche in Italia. Gli allenatori italiani lo stanno assolutamente sviluppando. E poi avete sentito l'elenco molto grande, molto lungo, di sport che si possono fare in questa scuola. What about the STEM? Okay, so STEM is embedded in the curriculum from kindergarten through to grade 12. We have a robot who's about 2 feet tall, and he actually reads to our children in the kindergarten centre. We often find our geography students coding and flying the drone to observe the effects of water and erosion on the riverbanks. In our Japanese classes, our students wear the virtual reality goggles to go shopping in the Ginza in Tokyo. Ecco, per esempio, tutto l'indirizzo STEM, che quindi vuol dire scienza, tecnologia, science, technology, engineering, math, quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, per cui il college ha avuto una menzione speciale in Australia. Quindi tutti quelli che fra di voi sono particolarmente interessati all'indirizzo tecnologico, che porta poi alle università di ingegneria, alle facoltà di biologia, di biotecnologia, di chimica, di fisica, di matematica, sicuramente questo college dà una splendida preparazione e vi aiuta ad approfondire e a capire qual è questa vocazione. Citava proprio adesso il fatto che c'è un robot alto 2 piedi che è proprio con cui gli studenti hanno a che fare e lo possono programmare. Così come abbiamo visto tutti gli altri laboratori in un video che posteremo qui, per i laboratori di fisica, i laboratori per quanto riguarda l'analisi del colore, così come tante altre attività sperimentali. Can I also add that we know, I think the whole world knows, that every job in the future will have some element of technology in it. So it's very important that we prepare our students for their future. Sicuramente uno dei motti del college è quello di preparare gli studenti per il lavoro del futuro, per i lavori che ancora non ci sono. Prima abbiamo visto con lei, con Louise, abbiamo visto un elenco di tutti quelli che saranno i lavori che ancora oggi non ci sono, ma che saranno nel futuro. Per esempio, parlava di organ design, e quindi parlava di uno studente che un domani si occuperà di disegnare gli organi di cui avremo bisogno quando ci saranno trapiantati. So I think we've done with the academics. Yeah. We can talk about maybe the welfare and the social activities of the students in the international community. Yes, sure. We have a comprehensive home-to-homestay transition program. We find that the Italian students settle in very well into homestay because our lifestyle in Australia is so similar to the Italian life. One thing I would add is that there is very little nightlife in Australia for Italian students, and they may find it challenging because everything closes at 5:30. Sì, sicuramente lo stile di vita è molto diverso. Intanto a scuola si sta dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio alle 3:30. Non solo, si può fare anche attività prima dell'inizio della scuola, a scuola stessa, dove si fa sport oppure attività artistiche, o dopo la fine della scuola. Quindi alla fine la giornata a scuola può diventare molto lunga, dalle 7 alle 5:30 del pomeriggio. Poi tutto chiude in Australia alle 5:30, quindi rispetto al nostro stile di vita è sicuramente più tranquillo e più rilassato, perché poi si sta in famiglia, quindi la sera non capita di avere così tante attività come invece si fanno in Italia.
All of our homestays are well and truly in reach of shopping centres, the train line to go to Brisbane City and also the beaches of the Gold Coast. Ecco, sicuramente una cosa molto bella è la bellezza della natura in Australia, quindi le famiglie, tutte quante le famiglie portano i ragazzi ai loro centri commerciali che sono delle città. Non siamo abituati in Italia a avere dei centri commerciali così grandi come ci sono da loro, e soprattutto nella bellezza di Brisbane, della città stessa, e del fatto di andare sulle spiagge che ci sono da loro nella zona della Gold Coast, che è una zona molto bella. There is lots of activities there in Brisbane for students to do, whether it's visiting a wildlife park and feeding the kangaroos and holding a koala. Ecco, per esempio mi sta menzionando una delle attività è andare nei parchi naturali, dar da mangiare ai canguri e ai koala. Questa è un'altra delle scoperte, insomma, scoprire l'Australia e la bellezza dell'Australia. What about the international community? So students, where do you get students from? And, who can they find? Which other nationalities? Okay, so because we're in the Asian Pacific region, many of our students will of course come from the Asian countries. However, we are still attracting students from Europe, from France and from Italy, and we are now marketing in Latin America. So I hope that you will get to meet some students from Libya and Brazil and Colombia. Ecco, Louise mi sta appunto menzionando che il college ha 1300 studenti, di cui 120 studenti internazionali. Si trovano studenti ovviamente dall'Europa, quindi ragazzi troverete studenti sia dai paesi europei, quindi sia dall'Italia, dalla Francia, ma così anche dall'America Latina, così come dai paesi asiatici come il Vietnam e la Cina, e come ho detto dell'America Latina, della Spagna, del Brasile, della Colombia, della Bolivia e di questi paesi. What about what is a day like for international students? What shall they expect? All right, so our official academic classes begin at 8:30 and they go to 3:30, and students have 4 lessons each day with a break between each lesson. However, before school, they may be involved in rowing training or tennis training. In the afternoon, they may be involved in, say, hip-hop dancing or rock. They may be part of our choir or one of our orchestras, ensembles. They may be involved in debating or robotics. Now, after school, and students finish at 5 p.m. Competitions in sport, in particular, are held on a Saturday morning. Students can also join the free tutorials before and after school if they feel they're not grasping a particular topic in an academic class. Ok, la giornata che vi potete aspettare, un po' l'ho menzionato anche prima, comunque comincia alle 8:30 e dura fino alle 3:30, e si fanno 4 lezioni con delle pause durante la giornata. Le materie che si studiano durante tutto l'anno sono circa 6 o 8, secondo delle scelte, 6 obbligatorie in quarta superiore, perché questo programma si fa normalmente in quarta superiore, e poi si possono fare attività appunto opzionali prima dell'inizio, dopo la scuola. Mentre tutte le gare si fanno il sabato mattina, quindi le gare sportive, le gare anche, le competizioni di vario tipo che offrono, vengono fatte poi al sabato mattina. Let's talk about, a student coming to you, usually which period would they be coming? I mean, Italians join you during our summer season, which is your winter season. Correct. And I say winter season, it's actually a very mild winter compared to what you have in Italy. Our winter days normally around 10 degrees in the morning and up to about 22, 23 nice. By the middle of the day, and you're wearing a t-shirt. So that's why surfing lessons are often very popular with our Italian students when they do come. Ecco, questo è qualcosa che vi potete aspettare. La bellezza di fare l'anno scolastico in Australia è proprio questa, che si può sfruttare quella che è la nostra estate per non perdere scuola, e quindi si parte a luglio e si torna a settembre, e appunto il loro inverno
non è così freddo come da noi in Italia, quindi si parte dai 10 gradi e si arriva fino ai 22-23 gradi e si può fare anche lezioni di surf durante il loro inverno, che è una delle attività belle da scoprire, da provare. Io ho provato, non è facilissimo. I just mentioning that I tried surfing, it's not that easy, quindi non è così facile fare surf partendo da zero, ma sicuramente è un'attività divertente che vi consiglio di fare. Ecco, il programma, il term dura da luglio, so they start in July and they go up to the 22nd of September? Yes, our third term starts usually the middle of July and goes through to the middle of September, and students are very welcome to join us on a study with a buddy program. And we also have another program where students can come and combine academic study with sightseeing. Ecco, una delle possibilità di questo college è appunto il fatto di non completare tutto il term, quindi tutto il semestre australiano. Si può anche scegliere di fare un programma molto più breve, dalle 2 settimane in su, sempre in classe con gli studenti australiani, e si viene affiancati con un buddy, quindi un compagno australiano che sarà il vostro amico, la vostra amica per tutto il periodo in cui sarete in Australia. Potete scegliere appunto la durata fra le 2 e le 11 settimane, in modo da combinare una vacanza, diciamo, con anche lo studio e le materie curricolari che fareste in Italia. Questo è un programma che sta funzionando molto bene e avrete la possibilità quindi di non perdere neanche un giorno di scuola e trascorrere le vacanze in un paese molto bello, facendo un'attività di anno scolastico in un periodo molto distretto. Ok, Louise, I think we've covered a lot. Yes. So, anything else you would like to add? I would just encourage all students to consider coming to my school. We have so much to offer students across a huge range of activities, and I think anyone who comes will benefit from the experience. Ecco, sicuramente, thank you. Sicuramente quello che ci sta dicendo Louise è importante, il fatto di fare un'esperienza diversa e essere in uno dei migliori college in Australia, dove potete imparare e scoprire molte attività diverse, anche arricchirvi culturalmente, e lei spera proprio che qualcuno di voi che ci sta ascoltando possa partecipare a queste attività. Il programma comunque è aperto da gennaio a dicembre, questa è la durata dell'anno scolastico in Australia. We just mentioned the program goes from January to December, e quindi questa è la durata, diciamo, dei 4 semestri che si svolgono in Australia durante questo periodo. Normalmente gli studenti italiani, come detto, vengono d'estate, però c'è qualcuno che arriva anche a gennaio, fa fino a Natale e completa tutto l'anno. Quindi è una scelta. Se volete maggiori informazioni, contattateci, scriveteci. Questa è una diretta streaming che abbiamo inaugurato oggi in maniera, perdonateci, anche rudimentale, però che vorremmo ripetere per farvi conoscere tutta l'offerta di MV, che va non solamente dall'Australia, ma anche paesi in Europa e ovviamente gli Stati Uniti e il Canada. Quindi noi crediamo molto che svolgere un anno scolastico all'estero sia effettivamente molto formativo. È un programma permesso dal nostro Ministero, quindi chi svolge la quarta superiore all'estero vedrà poi l'anno riconosciuto al rientro e potrà poi iscriversi alla quinta superiore e completare il suo ciclo di studi normalmente. Quindi forza e coraggio, fatevi avanti con le domande. Un grazie e a presto, arrivederci. Arrivederci. Possiamo salvare il video. Bye.